La Cina sta pompando acqua di mare a centinaia di chilometri nell'entroterra. Questo è il progetto idrico più folle del mondo. Portare il mare nel deserto attraverso desalinizzazione e megacanali. Quello che stai per vedere non è fantascienza. È già in fase di studio e realizzazione. Oggi scopriremo perché la Cina ha studiato per decenni l'idea di pompare acqua di mare fino nel cuore del continente. E cosa sta realmente costruendo oggi tra desalinizzazione di massa, megacanali e progetti che sembrano usciti da un film. Preparati, perché questo non è solo un problema di siccità, è geopolitica dell'acqua. La Cina ha un problema strutturale. Il sud del paese ha troppa acqua, il nord e l'ovest ne hanno troppa poca. E proprio lì si concentrano agricoltura, industria pesante, miniere e le nuove basi energetiche. Per decenni Pechino ha risposto con il più grande trasvaso d'acqua dolce della storia, il progetto Sud-Nord. Ma non bastava. Allora qualcuno ha iniziato a guardare il mare e a chiedersi: e se portassimo l'acqua del mare dentro il deserto? Già dagli anni 90 e poi, con forza intorno al 2010, studiosi e funzionari cinesi hanno proposto di prelevare acqua dal mare di Bohai e spingerla per migliaia di chilometri verso ovest, fino allo Xinjiang e alle regioni desertiche. Il concetto era semplice e pazzesco allo stesso tempo. Pompare l'acqua di mare fino a oltre 1000 metri di altitudine, farla scorrere attraverso tubature e canali, e riempire laghi salati e depressioni nel deserto. L'obiettivo dichiarato? Ridurre le tempeste di sabbia, creare umidità, contrastare la desertificazione e magari rendere coltivabili zone oggi sterili. Si parlava di costi nell'ordine di centinaia di miliardi e di un'opera che avrebbe rivaleggiato con la diga delle Tre Gole. Ma il progetto nella sua forma più estrema non è mai partito. Troppo energivoro, troppo costoso, troppo rischioso per l'ecosistema. Allora cosa sta succedendo nel 2026? La Cina non ha abbandonato l'idea di domare l'acqua, ha semplicemente cambiato approccio. Sta costruendo a ritmo accelerato impianti di desalinizzazione lungo tutta la costa. Alla fine del 2025 aveva già 167 progetti operativi, con una capacità di 3 milioni di tonnellate di acqua dolce al giorno, abbastanza per 15 milioni di persone. Allo stesso tempo continua a potenziare il gigantesco progetto Sud-Nord, che ha già trasferito decine di miliardi di metri cubi di acqua dolce verso il nord, e nello Xinjiang e nelle zone aride sta realizzando sistemi di trasferimento idrico, dighe e reti di distribuzione, che spostano acqua glaciale e di fiume per centinaia di chilometri. L'idea di pompare direttamente acqua di mare nell'entroterra resta sullo sfondo, ma la logica è la stessa. Non accettare i limiti della geografia, ma forzarli. Ma allora perché la Cina è disposta a spendere e a rischiare così tanto sull'acqua? La risposta non è solo ambientale, è strategica. L'acqua è il vero collo di bottiglia della crescita cinese. Senza acqua non c'è agricoltura di scala. Senza acqua non ci sono data center. Senza acqua non ci sono le nuove industrie dell'idrogeno, dei semiconduttori e delle batterie. Portare acqua dolce o desalinizzata dove serve significa mantenere il controllo su intere regioni. Significa poter continuare a industrializzare l'Ovest. Significa ridurre la dipendenza dalle piogge e dai ghiacciai che si stanno sciogliendo. Mentre il resto del mondo discute di siccità e di razionamenti, la Cina sta investendo sulla capacità di spostare l'acqua come se fosse petrolio. E attraverso la Belt and Road sta già esportando la stessa logica e le stesse tecnologie in altri paesi aridi. Chi controlla l'acqua? Controlla il territorio. E chi controlla il territorio? Controlla il futuro. Questo approccio però ha un prezzo. Costi energetici enormi. Impatto sugli ecosistemi marini e terrestri. Rischio di salinizzazione dei suoli se non gestito perfettamente. Ma la Cina ha deciso che il rischio di non farlo è più alto. Per l'Europa e l'Italia la lezione è chiara. La scarsità d'acqua non si risolve solo con il risparmio. Si risolve anche con ingegneria di scala e con scelte strategiche di lungo periodo. La Cina con questo megaprogetto non sta solo cercando di sopravvivere alla mancanza d'acqua, ma sta cercando di riscrivere la geografia dell'acqua. Se questo video ti è piaciuto o lo hai trovato interessante, scrivilo nei commenti.